Eccoci qua ragazzi, bentornati sul canale, buongiorno a tutti. La situazione Manna è già a Castelvolturno e al lavoro, a quanto si legge per quanto riguarda alcuni calciatori del Napoli. Zielinski e le parole di addio ai tifosi, farò anche il mio grazie in questo video perché è doveroso per un calciatore che ha trascorso tanto tempo con i nostri colori e addirittura poi tra trofei vinti c'è anche uno scudetto che condividiamo. E c'è una situazione attaccanti per quanto riguarda il calciomercato che mi intriga e non poco. Fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti, ci confrontiamo come sempre anche lì. Un bel like a questo video che non guasta mai, fa piacere a me, fa piacere all'algoritmo che si mette in moto tutti i giorni. E se volete iscrivervi al canale non dimenticate di attivare la campanella delle notifiche così restate aggiornati sui contenuti cronologicamente per tutto ciò che succede appunto sul canale stesso. Partiamo dal mio grazie a Zielinski perché al di là dell'annata turbolenta e pessima fatta quest'anno, ma da tutto il Napoli, squadra, società, eccetera, eccetera, resta un calciatore che è stato tantissimi anni a Napoli, resta un calciatore con il quale condividiamo e condivideremo sempre lo scudetto vinto l'anno scorso, quindi il bene, almeno per quanto mi riguarda, diventa eterno e incondizionato. Poi che io l'ho tartassato negli anni a Napoli, sicuramente ad ogni partita storta mi scagliavo contro il calciatore un tantino, ma forse la mia rabbia buona, nel senso buono e non rabbia proprio, diciamo nel senso cattivo, era anche data dal fatto che mi sarei aspettato che nel tempo maturando Zielinski potesse un tantino, scusate, ricoprire quel vuoto tecnico-tattico e anche a livello umano lasciato da Marek quando è andato via il nostro capitano Marek Hamsik. Ma mi rendo conto che sia dal punto di vista tecnico-tattico e sia dal punto di vista umano Marek resta comunque inarrivabile. Detto questo, ringraziamo assolutamente Zielinski e sono curioso, ma nel senso buono, non gliela sto tirando assolutamente, non sono proprio il tipo. Veramente sono curioso di vederlo nel centrocampo dell'Inter per cercare di capire come possa muoversi e se può fare la differenza. Secondo me si troverà molto bene per come è imposta poi la mediana Inzaghi, ma vedremo l'anno prossimo. Un grazie a Zielo assolutamente e il nostro bene, il mio personalmente, sarà eterno e incondizionato per tutto ciò che abbiamo condiviso a Napoli. Manna è già al lavoro, Manna è già al lavoro, Manna è a Castelvolturno, Pastorello ieri è stato avvistato a Castelvolturno, quindi il procuratore di Meret a quanto pare eh, si sta mettendo d'accordo per il futuro del suo assistito. Si parla di Bologna, se ne è già parlato di Bologna, scambio Meret Skorupski, no, assolutamente, scusate, assolutamente da non fare, nel senso che vendi Meret, togli Meret, devi prendere un portiere. A me Skorupski non piace tantissimo, quindi se proprio si deve fare questo scambio devi prendere comunque il primo portiere perché non credo che il Napoli voglia poi diciamo puntare a Skorupski per l'estremo difensore titolare. L'ho detto già in un video, l'ultimo video se non erro, De Gea è svincolato, vediamo cosa dobbiamo fare, non aspettiamo che poi arrivi la squadra di turno come fu con Sergio Ramos quest'estate, svincolato, a te ti serviva il difensore, il Siviglia l'ha tesserato per niente e noi abbiamo preso Nathan in Brasile. Aperta e chiusa parentesi su Meret, anche perché se devo fare lo scambio Meret Skorupski io promuovo assolutamente con Gollini e me la rischio anche Gollini, Caprile e via senza prenderlo proprio il portiere, anche se Gollini deve essere riscattato e non credo che succeda altro errore se non verrà fatta quella cosa. Detto ciò, per quanto riguarda Folonuscio e il ritorno a Napoli anche di Gaetano poi e gli altri, si dice che il Napoli stia preparando il rinnovo per il calciatore appunto Foloruscio che dovrebbe rimanere a Napoli e diciamo far parte della rosa dell'anno prossimo nella maniera più assoluta. Io sono d'accordissimo, via Caiuste, dentro Foloruscio. Cerchiamo di piazzare Caiuste
e teniamo Foloruscio che è già pronto, conosce molto meglio la Serie A di Caiust, e poi almeno statisticamente parlando Foloruscio quest'anno, se non ero, 5 gol, con tutti i centrocampisti che abbiamo in rosa non li abbiamo fatti 5 gol, quindi anche dati alla mano potrebbe essere un aiuto importantissimo per il Napoli. L'attaccante, la prima punta. Ho letto che sull'agenda, tra virgolette, poi, perché queste notizie sono fantastiche, già come sono scritte, sull'agenda di Manna, in cima alla lista, c'è Dovbyk, appunto, che ne abbiamo già parlato di Dovbyk, eccetera, eccetera, eccetera. Calciatore che costa comunque tra i 40 e credo che il prezzo possa anche lievitare e arrivare sotto i 50 milioni. E sarebbe questo il nome in lista per sostituire Osimhen. C'è una notizia che però mi intriga e non poco. Ieri sono stato anche in live con amici laziali molto vicini, ma molto vicini al mondo calciomercato della Lazio, e quella notiziola che è uscita ieri, Immobile Simeone, è vera. Quindi abbiamo saputo che è vera, abbiamo saputo che i primi contatti ci sono stati, e devo dirvi la verità, è un'operazione che non butterei nemmeno alle ortiche. Vi spiego perché, perché metti in rosa un calciatore che ha esperienza, tanti gol fatti, comunque esperienza europea e del campionato italiano. È vero che è avanti con l'età, lo si può considerare un calciatore finito, secondo me non ancora del tutto, per il semplice fatto che Immobile tecnicamente, tatticamente va messo in condizione di inserirsi e puntare la porta, perché comunque è un attaccante che, detto il passaggio dai due centrali, va in porta, i piedi sono comunque ottimi, rigorista poi in più, e andrebbe secondo me a fare da chioccia per chi arriva come primo attaccante nel posto Osimhen, e quindi il Napoli potrebbe permettersi di non andare su profili da 50-60 milioni, ma prendere un attaccante 22-23 anni, tutti questi profili che stanno uscendo, che comunque sono forti fisicamente, veloci, preparati, quasi pronti, per far da chioccia appunto a un attaccante del genere. E nel caso poi venga meno un tantino durante la stagione l'acquisto che hai fatto, hai sempre un Ciro Immobile che può subentrare. A me dispiace in primis che vada via Simeone, perché mi terrei Simeone, ma vuole giocare e comunque non gli puoi garantire quel minutaggio vista la prima punta che andrai a comprare, ed ecco che molto probabilmente andrà via. E se, tolto Simeone, prendiamo Ciruzzo Immobile, a me non dispiace. Poi potete essere d'accordo con me, in disaccordo, fatemelo sapere qui sotto nei commenti, ma il mio punto di vista per quanto riguarda il fare da chioccia ed avere poi soprattutto qualcuno, qualche uomo in spogliatoio, che possano essere 3-4 elementi che possano aiutare, diciamo, le mancanze nell'organigramma societario del Napoli, nel caso dovessero ancora esserci l'anno prossimo, per quanto riguarda la situazione squadra, società, mal di pancia, gente che comunque all'improvviso è scontenta, eccetera, eccetera. Devi avere anche in rosa 3-4 elementi che possono dire la loro, alzarsi e dire: aspetta un attimo, ti stai lamentando per questo, questo e questo. Si alza uno che ha fatto 200-300 gol in Serie A, si alza uno che ne so, come lo era un Pepe Reina, come lo era un Raul Albiol, ad esempio, gente che comunque ha militato in squadre importantissime, nazionali, esperienza europea, eccetera. Serve e non poco ad aiutare ad evitare queste situazioni che si sono create quest'anno, perché al di là delle mancanze appunto nelle figure chiave per risolvere queste situazioni, il Napoli in rosa a livello carismatico non ha nessuno o quasi nessuno che possa, diciamo, prendere la situazione in mano e far la voce grossa e riportare, diciamo, tutti su un binario dritto. Ecco perché non
non snobberei assolutamente questa soluzione nel caso poi si arrivi alla fumata bianca, anche se Immobile ha 2 anni di contratto e se si deve fare uno scambio, ma non è che facciamo Simeone più soldi per Immobile perché altrimenti sarebbe una cazzata per quanto riguarda l'età del calciatore e anche un tantino diciamo il lato fisico del calciatore della Lazio che non è ovviamente avanti con gli anni, non è più così performante tutta la stagione avendo continuità senza infortuni. Detto questo, mi auguro soprattutto che Manna al lavoro risolva quanto prima la questione Kvaratskhelia che diventa fondamentale per la stagione dell'anno prossimo e sono contento per la situazione Foloruscio che potrebbe essere diciamo usato, è brutto dire usato, comunque schierato per minutaggio come si faceva con Dombele l'anno scorso. Per quanto riguarda Dombele comunque qualche partita se l'è fatta, il minutaggio non è stato bassissimo quello di Dombele, poi nel caso arriva Foloruscio, tu prendi pure un altro centrocampista, ma Foloruscio fa il mazzo così a tutti quelli che arrivano e si guadagna la titolarità, ma perché no? Perché no? Siamo qui pronti ad elogiarlo e a dargli la maglia da titolare, assolutamente, è una cosa che eh, può tranquillamente succedere e anzi ci auguriamo che succeda e soprattutto il Napoli si augura che succeda così hai un calciatore in meno da comprare nella maniera più assoluta, ecco, detta così alla situazione economica permettendo. Fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti, ragazzi, sempre Forza Napoli, vi auguro una buona giornata, ciao!